Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere prima di tutto le energie a livello principale, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa carta della Volpe. Spesso non è positiva perché è una carta di avvertimento, oppure diciamo siamo noi che abbiamo dei dubbi e delle perplessità su alcune situazioni o una o più persone nello specifico. Quindi ci chiede di avere attenzione, cura, di osservare, di fare chiarezza, di adottare delle strategie, nel senso di non lasciarci trascinare in litigi, in discussioni, perché altrimenti potremmo generare maggior confusione e quindi proprio per evitare alcune cose, forse cattiverie, forse delle persone che non sono troppo sincere nei nostri confronti, anche in senso lato, quindi ci consiglia di osservare, diciamo, di valutare, magari di trovare il momento giusto per intervenire, per porre fine ad un conflitto. Ecco, la carta della scopa e della frusta effettivamente porta tensione e agitazione, quindi in senso lato può essere una settimana abbastanza impegnativa e stressante, però utile, soprattutto utile perché sono alcune cose che vi porteranno a nuovi inizi e a maggior serenità e tranquillità, e lo vediamo proprio dalla carta del bambino. Quindi in qualsiasi circostanza questa ci sta dicendo: poniamo fine a un conflitto che non ci fa assolutamente bene, può essere nostro a livello personale interiore di incertezza e confusione, può essere legato ad altre persone o a una in particolare. E poi ci sta dicendo anche che questo è il momento giusto di fare ordine e pulizia, proprio per prepararci a questa nuova fase. Bellissimo il bambino perché è il nuovo inizio, è una fase di divertimento, di gioia, soprattutto fine settimana vuol dire che ci sarà più calma, più spensieratezza e anche delle notizie e delle occasioni di gioia. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, e quindi abbiamo Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore coppia single, ricordo per chi non dovesse essere interessato di ascoltare comunque perché ci possono essere dei riferimenti alla famiglia, o alle amicizie, le persone più strette. Troviamo Glicine, una bella carta di connessione, di emozione, di empatia, sintonia, quindi vuol dire che alcune aspettative possono essere positive, quindi si può avere un riscontro riguardo all'unione, all'intensità del rapporto stesso, ad aver maggior feeling, appunto connessione. Questo perché magari c'è bisogno proprio di aver maggiore connessione e intesa, forse per sostenere alcune cose, che possono essere anche all'interno, a volte anche della famiglia, quindi avere a che fare con delle persone che magari sono un po' ostili o mettono un po' di zizzanie. Infatti qui troviamo anche la carta digitale che appunto parla di tensioni che si possono creare per varie motivazioni e come dicevo proprio serve
concentrarsi proprio sull'intesa, sul desiderio di risolvere immediatamente, si può trovare subito appagamento e felicità con questa carta l'Iris che porta appunto sicurezza emotiva. E quindi questa potrebbe essere proprio una situazione di totale passaggio. Se sapete già di affrontare, di vivere certe situazioni, magari sapete che potrebbe esserci quella di maggior tensione di qualche ora, di qualche giornata e allora poi sapete come superarla. Di solito, secondo me quando arrivano certe cose può presentarsi l'occasione magari di affrontarle in modo diverso, per gestirlo, per viversi meglio alcune cose e quindi di non entrare in conflitto, di bypassare tutto e andare direttamente oltre. Ovviamente questo lo dovete vedere voi anche in base a quello che state vivendo. Per i single cosa vogliono dirvi? Che effettivamente c'è la possibilità di una connessione forse già presente, a volte si conosce quella persona e si sente quella profonda connessione, non è detto che il feeling poi sia tradotto in qualcosa di più, può tradursi se magari lasciamo andare alcune cose che magari ci riportano al passato, le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre incertezze, può non tradursi perché magari oltre a quel feeling non c'è possibilità e qui le varie situazioni possono essere le più disparate. Lontananza, oppure qualcuno è impegnato o ci sono altri tipi di divergenze o non c'è proprio interesse magari da parte vostra o da parte dell'altra persona, quindi dipende, vi ho elencato un po' di circostanze, magari voi potete capire come andare oltre, perché effettivamente l'iris in realtà è anche abbastanza positiva, forse perché l'intesa e la connessione c'è, soprattutto da un certo punto di vista, o solo mentale o solo fisico, e allora lì bisogna capire effettivamente come procedere. Adesso andiamo avanti nelle questioni più pratiche dove troviamo riunione. Ecco, riunione non solo fa riferimento a incontri, colloqui, oppure trovare soluzioni, discutere insieme idee comuni, quindi ecco il ritrovarsi nel proprio ambiente lavorativo oppure semplicemente fermarsi un attimino proprio per cercare di capire che cosa fare. Soprattutto in quelle situazioni che sono bloccate o ferme da un po' di tempo. Infatti la prigione spesso si riferisce a un blocco non dovuto a causa nostra, forse situazioni esterne, magari noi ci stiamo impegnando tantissimo, ma magari ci sono delle problematiche, forse delle dispute familiari, lavorative o con l'autorità, quindi dipende, varie circostanze che possono avere a che fare sia con il lavoro, però ricordo che questo ambito materiale, denaro e altre situazioni, come vi dicevo proprio a livello legale, burocratico eccetera. Quindi c'è un blocco, c'è un qualcosa che ahimè insomma deve essere superato, forse è proprio per questo che c'è la riunione, quindi se avete bisogno di aiuto e sostegno e di consigli e incontrarvi con dei professionisti, questo è il momento giusto. Oppure se volete far da soli e potete far da soli alcune cose, c'è bisogno di fare il punto della situazione e c'è magari uno sblocco, un nuovo inizio. Magari con la carta dei deliranti il consiglio è quello di cogliere delle notizie e delle informazioni, però di soppesare bene, perché alcune cose possono portare maggior confusione, altre magari sono troppo belle per essere vere, altre magari sono molto molto positive, però abbiamo bisogno di portarle avanti con calma e con pazienza. Questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché è vero che ci sono riunioni, colloqui o proposte che possono essere interessanti, alcune possono bloccarsi, quindi da dire no, diciamo subito, da lasciare andare, altre
altre sono un po' più promettenti, però devono essere valutate e osservate. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!